Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Quest'oggi andiamo a vedere un mazzo che proprio ieri al regionale di Memphis si è classificato 18esimo su oltre 800 partecipanti. Il mazzo è ancora mia vecchia conoscenza che chi mi segue da subito ha già avuto modo di apprezzare fino in fondo. Sigla e poi Lapras. Ok ragazzi, ecco la lista di cui vi parlavo, è un Lapras Quagsire, davvero non ci sono, raramente ho trovato Pokémon così belli tutti insieme, li adoro questi. Lapras è uno dei primissimi mazzi che ho fatto quando ho iniziato a fare streaming e sono felicissimo di poterlo riproporre su un video YouTube. Lapras GX ovviamente è un base da 190 di vita, quindi decisamente non piccolo, 3 attacchi uno più bello dell'altro. Il primo Collect con solo un'energia pesca 3 carte, anche nei momenti difficili riusciamo in qualche modo a tirarcene fuori. Col secondo attacco 160 ma non possiamo attaccare il prossimo turno, è un qualcosa a cui sicuramente troveremo modo di porre rimedio. Con l'attacco GX 100 danni e il Pokémon attivo avversario è paralizzato. Paralizzato significa che l'avversario non può né attaccare né ritirarsi. Quindi sostanzialmente a meno che non usa qualcosa per farlo sparire dall'attivo è lì bloccato, quindi in situazioni molto particolari può essere un vantaggio aggiunto. Il Pokémon di supporto in questo mazzo è un Quagsire, è un Pokémon di supporto, raramente lo useremo come attaccante se non proprio in casi disperati. Il potere cosa dice? Quante volte vuoi durante il tuo turno, questo significa che sostanzialmente possiamo farlo infinite volte, puoi spostare un'energia acqua dai tuoi Pokémon in panchina al tuo Pokémon attivo. Questo significa che se in qualche modo riusciamo a spostare in panchina il nostro Pokémon attivo, il nuovo Pokémon attivo avrà a disposizione tutte le energie che abbiamo assegnate in panchina per attaccare. Questo ci dà la possibilità di sfruttare altri Pokémon d'acqua che normalmente attaccavano con troppe energie, quali Volcanion Prisma, che sicuramente anche prima era un ottimo compagno per il Lapras, e oltre ad essere un base da 160 vita, non GX, quindi decisamente non pochi, ha sia un'abilità che un attacco molto interessanti. Intanto la debolezza elettro è qualcosa di diverso dall'erba dell'Apras, per cui è un valore aggiunto. E con l'abilità dice: una volta per turno puoi scartare un'energia acqua dalla tua mano per switchare uno dei Pokémon attivi dell'avversario come sua panchina. Il nostro avversario ovviamente a scegliere, però qualora avessimo davanti un Pokémon che non vogliamo per mille motivi attaccare, questa abilità ci è utile. In più nel mazzo giochiamo gli Aqua Patch, che sono un addestramento che dice prendi un'energia acqua dagli scarti e assegna a un tuo Pokémon base, a un tuo Pokémon in panchina acqua. Qualora non avessimo altri modi per scartare le energie, questo Volcanion ci dà in qualche modo una mano a fare questa combo che è molto importante. In più l'attacco Sauna Blast, 100 danni e 20 a tutti i Pokémon in panchina dell'avversario. Sono 20 danni che saranno molto importanti, avete modo di vederlo, ed è sicuramente un valore aggiunto a un modo per affrontare quei mazzi non ex come Shrine che ci danno davvero molto fastidio. Visto che abbiamo parlato di Pokémon non GX, nel mazzo c'è anche questo bellissimo Kyogre di Celestial Storm. Il Dual Splash non ci dà granché aiuto, ma il secondo attacco fa 120 danni e non sono male, soprattutto contando o il Kukui che vedete in sottofondo o i 20 danni che magari in precedenza ha avuto modo di fare il Volcanion. Molto importanti. Dulcis in Fundo l'ho tenuto l'ultimo perché questa è davvero una sciccheria. Un Palkia. Allora, primo attacco, muovi le energie dei tuoi Pokémon in panchina a lui, mi interessa poco visto che ho il Quagsire. Secondo attacco, 60 più 20, abbiamo bisogno davvero di tante energie per fare dei danni interessanti. Ma il GX, 0 Vanish GX fa 150 e mischia tutte le energie di tutti i Pokémon dell'avversario nel mazzo. Questo significa che anche in una situazione disperata contro Vikavolt, contro Metagross, contro quei mazzi che hanno tante energie di gioco e puntano su questa cosa, noi oltre a fare probabilmente un KO davanti perché 150 non sono pochi, prendiamo tutte le energie e le rispettiamo nel mazzo emittente. Non male, e in più la debolezza fatta è qualcosa di diverso rispetto alle altre che abbiamo già nel mazzo. Le energie sono 11, tutte acqua e sono tante, però ne abbiamo bisogno tutti i turni perché oltre a quelle che possiamo scartare all'inizio per riprendere, avere un boost di energie sotto questo punto di vista, non vogliamo mai perdere l'energia di turno, l'assegnazione.
non soffermerò particolarmente su quello che è il motore supporto. Alla fine Cynthia, Guzma, Lily e Professor Kukui sono carte che abbiamo già avuto modo di vedere, sono davvero troppo forti in questo formato. Ma andiamo a vedere qualcosa di nuovo. Le Brooklet Hill le abbiamo già avuto modo di vedere in passato abbinate a Pokémon Lotta. Ora vediamo che questa carta dice una volta per turno cerca il mazzo un Pokémon acqua base e mettilo in panchina. In questo caso è ben più che fondamentale, ci sarà davvero di aiuto. Gli acqua patch li ho già citati in precedenza. Assegna un'energia acqua dalla tua pila di scarti a uno dei tuoi Pokémon d'acqua in panchina. Questo ci permette di avere un boost di energie non indifferente, soprattutto in un mazzo in cui grazie al Quagsire ha la possibilità di spostarle. Ma soprattutto in questo mazzo di nuovo che non abbiamo ancora visto, e non l'abbiamo visto perché nello scorso formato questa carta non aveva trovato spazio per via dell'alto numero di field blower presenti in formato, è l'Exp Share, condividore d'esperienza. Quando il tuo Pokémon attivo viene messo KO, puoi prendere una delle energie base a lui assegnate e assegnarla, invece di metterla negli scarti, al Pokémon a cui è assegnata questa carta. Questo ci permette in qualche modo di non perdere le energie anche qualora il nostro Pokémon attivo venisse messo KO, cosa che ovviamente ci auguriamo succeda il meno possibile, e avere in questo modo, grazie al Quagsire, un ciclo continuo di energie che ci permette di fare 160 con la Choice. Sono 190 danni e non sono pochi tutti i turni. La Choice ovviamente ha boost di 30 i danni, e ne giochiamo 3 rispetto ai 4 perché proprio rispetto alle vecchie liste non ci sono così tanti field blower in giro che ci hanno fastidio. Rispetto alla lista originaria ho preferito giocare gli switch alle escape rope, quindi scambia semplicemente il tuo Pokémon attivo con uno di quelli in panchina, e le Max Potion. 2 Max Potion secondo me sono delle tech molto interessanti qua dentro, perché qualora il nostro Pokémon attivo fosse stato danneggiato ma sopravvissuto, lo possiamo mandare in panchina, spostare l'energia a quello davanti, e quello dietro che si ritrova senza più energie, Max Potion, lo curiamo di tutti i danni, non scartiamo le energie perché non ne ha, le abbiamo già spostate, e abbiamo un nuovo attaccante bello pulito da far venire fuori. Il mazzo è molto promettente, e il fatto che si sia classificato in una posizione così alta in un regionale così grande come quello di Memphis mi fa assolutamente ben sperare. Andiamo a vedere insieme se dà i risultati raggiunti in qualche partita, e spero lo troviate interessante e adorabile tanto quanto lo trovo io. Bello. Ok, andiamo allora adesso a vedere come funziona questo Lapras Quagsire. Il mazzo sembra interessante, promettente, poi Quagsire è in assoluto uno dei Pokémon che preferisco, uno dei miei preferiti fin dalla prima volta che l'ho visto nell'anime. È stato amore a prima vista, con questo faccione allegro e sorridente. Guarda che bello, guarda che bello, col corpo bagnato e scivoloso, come se tutto gli scorresse via, non gli importasse di nulla. Proprio bello, non saprei descriverlo in altro modo se non bello. Peccato non avere Pokémon base, quello dà un po' di fastidio. Va bene, Mulligo, e ok, stavolta ce l'abbiamo, abbiamo un Volcanion. Manca la support, Kukui non è proprio il massimo, però vediamo quanti Mulliga siamo riusciti a dare al mio avversario prima di trovare un Pokémon base. Solo uno, molto bene. Ok, Vulpix, interessante. Vediamo cosa mi aspetta con Vulpix. Allora, ho visto il tipo incolore, il tipo elettro, per cui potrebbe essere... Elettro sicuramente mi fa pensare a Cocora, non saprei dire cos'altro. Che altro è il Ninetales qua in mezzo che mi lascia perplesso. Allora, vediamo. Kukui, Brooklet Hill. Vado sicuramente a prendere Uber. Dopodiché energia e passo. Oh, qualora giocasse una linea pesante di Ninetales ho sicuramente dato una mano anche lui con questa Brooklet Hill, però io non potevo non settarmi. È un Greninja, quindi Greninja Ninetales. Allora, la partita contro Greninja è complicata perché ha tanta vita, io non ho modo di metterlo KO in un colpo se non sfruttando Volcanion, per cui sicuramente questa è qualcosa che andremo a fare.
cercare di mettere quanti più danni possibili in giro con il Volcanion, per poi andare a fare i KO di Lapras. Vediamo. Lele per Cynthia ha preso Frocky con la Rototil. Non mi dispiacerebbe affatto riuscire ad attaccare questo turno. Mamma mia, che sfortuna, amico mio. Beh, faccina triste. Sono triste per te. Una doppia, dopodiché penso arrivi il beacon, quindi un altro Frocky e Frogadier. Stiamo a vedere. Io spero nel frattempo di riuscire a trovare un Aqua Patch. Vorrei un Aqua Patch per riuscire già ad attaccare questo turno. No, doppio Frocky. Vediamo. Oh, sicuramente Quexer. Brucletil, cosa c'è nel mazzo? Lapras mi servirà. Non ho energie negli scarti, per cui 1 e 2. Vado a prendere un altro Lapras. Perché no? Lapras, Choice e Lilia ricerca di Acqua Pace ed energia. Peccato, è arrivato soltanto l'Acqua Pace. È arrivato solo l'Acqua Pace. Assegno un'energia dietro. Niente, dovrò aspettare un altro turno per poter attaccare. Peccato. E sì che gioco 11 energie, per cui forse un ciccinin di sfortuna in questo turno. Ok, lui se un altro mi sta facendo il favore di mettere giù quanti più Frocky possibili. E va a prendermi il Quexer. Che persona antipatica. Ok, vediamo un po'. Brucletil, qui si è già riempito la panca. Dopodiché Beacon, buono. Non ha fatto supporter, per cui o ha già la mano piena di Pokémon e non vuole farli, o altrimenti non ne ha. Spero ovviamente per la seconda. Ninetales e Greninja, ok. Ninetales non mi spaventa più di tanto. Ok, trovata l'energia, posso finalmente andare ad attaccare. Brucletil vado a prendere un altro Wooper, visto che quello sta già iniziando a prendermelo di mira. E Cynthia. Ho soltanto un exp share in gioco. KO e 20 a tutti. Vado a prendermi il primo KO. Pescato 3 Guzma addirittura. Ok, 20 danni. Davanti. Quindi mano a anche Greninja d'energia. Non l'ha data prima per illudermi. Hai capito. Hai capito. Ora quei 2,30 in realtà si possono fare. Cioè io 2,10 si possono fare. Servirebbe il Kukui. Io ho già usato un Kukui, per cui me ne rimangono 2. Super scoop up addirittura. Ah, questo super scoop up dà fastidio.
Froga di altri 20 danni dietro. Protetila a vuoto. Non ha l'energia, wow. Wow, sono salvo. Allora, sono salvo e come uso questa mia rinnovata salvezza? Allora, questo Volcanion vorrei cercare di tenerlo vivo il più possibile. Allora, vediamo intanto di togliere una carta alla mazza con la Brocatil, va? Allora, se abbiamo solo Kyogre, togliamo Kyogre. Allora, posso andare a fare il KO all'Ele. Non sarebbe brutto. Lui 190 modo di farmeli. Non penso. Altrimenti potrei prendere di mira quelli che sono i Frogadier. Anche questa non è una mossa brutta. Preferisco fare così. Lui 130 me li fa? Sì. 160 invece già è più difficile. Ok, fuori una. Fuori due. E fuori tre. Ah, io ho anche un bel GX in realtà, 100 ed è paralizzato, però dal momento in cui lui gioca i Super Scoop Up, non so, sono un po' più restio a giocarli. Ho preso un bel X-Share. Allora, adesso sono andato a premi pari, per cui andare a prendere l'ele adesso ha senso. Andare a prendere l'ele ha senso perché vado nuovamente a premi pari e obbligo il mio avversario a non attaccare mai Tigre Ninja, perché un Kukui mi porterebbe a fare il KO. Ok, Ultra Ball. Oranguru. Io, ok, sono stato anche abbastanza fortunato. Quella che all'inizio mi era sembrata un po' una sfortuna, adesso aver trovato tutti questi Guzma per attaccare sono stati davvero una folata d'aria fresca. Tra l'altro Lapras è arrivato 18esimo Memphis, ragazzi, un risultato incredibile. Cioè, arrivare 18esimo con qualcosa di così nuovo nel momento in cui il meta si era un attimino soffermato e fossilizzato su 4 mazzi che facevano un po' da padrone, quindi Malamar, Rayquaza, Zoroark, Buzzwole, quindi dal momento in cui c'è qualcosa di nuovo che riesce a fare un risultato così importante, secondo me merita assolutamente di essere preso con tutti gli onori del caso. Allora, io non ho energia da assegnare, infatti la cosa mi piace un po' così, però grazie agli F-Share assegnati agli Quaxair, 2 dovrei recuperarle e una anche con l'acqua patch, per cui posso continuare a fare premi se non altro. Ho messo giù il doppio Rayquaza per paura che il mio avversario me lo colpisse, me lo prendesse di mira. Cioè a dire che questa era comunque 120 di vita, quindi per essere un semplice Pokémon di supporto non è piccolo comunque. Ok, abbiamo un'energia, un altro Lapras. Ah, il mazzo sta andando via liscio. Cioè a dire che il mio avversario non è stato particolarmente fortunato, è stato 2 turni fermo senza supporter e quell'energia mancata ha radicalmente cambiato la partita.
mi avesse fatto KO il Volcanion, era già più complicata. Guzma, mi va a prendere il Volcanion. Però così facendo si espone a un potenziale KO diretto qualora avessi Kukui. Io Kukui non ce l'ho. Però. Ah, e va anche nel mazzo. Andare nel mazzo, scelta interessante. Io per fortuna ho il Kyogre, quindi questo posso comunque attaccarlo. Tuttavia io non voglio attaccare Kyogre, voglio attaccare questo Froakie. Per cui mando davanti tizio a caso. Inizio a segnare non c'è al Kyogre. Metto giù un altro Lapras. E gioco un altro Guzma. Ok. Povero, gli ho fatto 3 Guzma di fila. 3 Guzma di fila gli ho fatto. Questo mazzo gioca a 4 Guzma e 2 Switch, come avete potuto vedere dalla lista. L'idea è che sia Lapras che Kyogre sono soggetti all'effetto del loro attacco che gli impedisce di attaccare il turno seguente, per cui io ho sempre bisogno di un modo per pulirmi da questo effetto, sia questo l'andare in panchina con la support o con energy o con la item Switch. Stavo addirittura ponderando l'idea di aggiungere un'eventuale Titaniza qua dentro, proprio per andare a sopperire a questa mancanza. Però per il momento il mazzo sembra andare abbastanza bene così, per cui stiamo a vedere. Allora, io dovrei aver vinto la partita. Il mio avversario ovviamente non può sapere che io ho lo Switch in mano, però nessuno dei suoi può resistere a una grande ondata di Kyogre, per cui questo 120 dovrebbe essere sufficiente per vincere la partita. Tanto benissimo, sto giocando un mazzo composto da balene. Ci manca soltanto Wailord e il gioco è fatto. Energia al Kyogre. Dopodiché Switch. Potere di Quaxair per il KO. Buona la prima. Grande ondata, 120, KO e vittoria. Bene, eccoci tornati. Avete visto all'opera questa accoppiata d'acqua che è assolutamente interessante da vincere. Vi consiglio assolutamente di provarla. Il mazzo è interessante, se non altro è qualcosa di nuovo, qualcosa di, come ho già detto, fresco in questo meta. Spero davvero che il mazzo vi sia piaciuto. Come sempre non dimenticate di mettere il mi piace al video e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Questa settimana è dedicata ai mazzi acqua, per cui aspettate qualche giorno e vedrete il secondo. Ciao ragazzi, alla prossima!